E arriviamo al quarto video dedicato all'armonia funzionale, che tratta un altro di quei argomenti che creano devastazioni, di confusioni. Come abbiamo spesso detto, la realtà è un fenomeno, una somma di fenomeni che è difficilmente incasellabile, non ha soluzione di continuità, mille versioni, mille variazioni. Noi cerchiamo di mettere insieme le cose per dare un ordine, analizzarle, poterle esplorare e sviluppare. Quindi nessuno dice che il nostro modello sia quello là giusto. Diciamo che il nostro modello, che poi non è il nostro ma è quello americano, è semplicemente uno dei più funzionali perché è molto semplice, molto rapido, ci permette di mettere in ordine usando poche scatole. E in queste scatole mettiamo quello che ci serve, non tutte le possibili variazioni, ma quelle 4, 5, 6 cose che ci aiutano a esplorare la musica più velocemente, meglio, con più possibilità, perché lo scopo non è sapere un sacco di cose nella testa, lo scopo è quello di sperimentare tante cose e avere esperienza sonora. L'armonia si capisce solo con le orecchie, sentendo, non scrivendo e ragionando. Quindi, quarto punto, modal interchange. Su questo sicuramente chi ha studiato armonia avrà sentito versioni quasi fantascientifiche, e noi proponiamo una versione estremamente semplice, che è quella di una coloritura minore degli accordi di movimento di una tonalità. Quando intendo accordi di movimento intendo gli accordi principali di movimento, quindi secondo, quarto, quinto e settimo grado, quelli non di tonica, quelli non di riposo, secondo, quarto, quinto e settimo. Ora, quello che succede semplicemente è che bisogna introdurre un nuovo concetto, cioè questi 6-4 gradi che nella costruzione della scala armonizzata vengono fuori con dei colori propri loro, quindi il secondo grado minore, il quarto grado maggiore, il quinto grado settimo, eccetera, possono essere usati con degli altri colori, dei colori che si ottengono inserendo all'interno di questi accordi delle note che provengono dalla tonalità di Do minore. Quindi le note che fanno la differenza fra Do maggiore e Do minore fondamentalmente sono la terza bemolle, il Mi bemolle, la settima bemolle, che è il Si bemolle, e il La bemolle spesso, a seconda della scala che vogliamo usare, eccetera. Comunque queste 3 note sono quelle che fanno la differenza fra il mondo maggiore e il mondo minore, Do maggiore e Do minore. Noi usiamo gli accordi che vengono dalla scala armonizzata di Do maggiore, ma ci infiliamo dentro delle notine che vengono dalla scala minore di Do e quindi ci fanno un senso più triste, più tragico, ok? E quindi che cosa succede? Quando noi usiamo degli accordi di movimento all'interno della tonalità maggiore di Do che sono stati colorati con delle note che ci farebbero pensare che andiamo a Do minore, ci viene un po' di tristezza. Dopodiché invece noi andiamo a Do maggiore e quindi abbiamo un senso di sollievo maggiore di quello che avremmo avuto se semplicemente gli accordi di movimento verso Do erano quelli che già ci facevano prevedere che stavamo andando a Do maggiore. Quindi 4 accordi, secondo, quarto, quinto e settimo grado, che vengono colorati come? Il secondo grado è minore e invece lo coloriamo, lo intristiamo con il La bemolle, Re si diminuito. Il quarto grado, accordo più felice della tonalità forse, lo coloriamo con La bemolle, Mi bemolle, quindi viene Fa minore. Il Sol settima, che normalmente porta la nona naturale, lo coloriamo con la nona bemolle. E il Si diminuito lo coloriamo, questa è una cosa diciamo particolare, con il Si bemolle e La bemolle, per cui in realtà cambia tonica e Si diminuito diventa Si bemolle settima di dominante. Quindi
Fondamentalmente, per capire questa cosa dobbiamo comprendere, cosa dobbiamo ritenere? Semplicemente che i gradi di movimento di una tonalità maggiore hanno un doppio colore possibile. Il Re minore può essere semidiminuito, il Fa maggiore può essere minore, il Sol settima può essere alterato e il Si seminuito può essere bemolle settima di dominante. Chiaro? C'è il meccanico qui sotto che sta provando a schiattare un motore, ci vuole pazienza nella vita. Quindi in quasi tutte le canzoni pop questo meccanismo si trova spesso facendo seguire al quarto grado maggiore il quarto grado minore e poi risolvere sul primo grado. Quindi Do maggiore, Re minore, Sol settima, Do maggiore, Fa minore, Do maggiore, Questo è un esempio di quarto minore. Ora prendiamo una canzone altrettanto famosa in cui invece c'è quarto grado maggiore e quarto grado minore. Giorgia. Fa maggiore. Fa minore. Questa ultima sfuriata non fa parte della canzone, ma è venuta fuori. Quindi se provate a guardare un po' di spartiti di canzoni pop, vedrete che questa cosa del quarto minore è una cosa usatissima. Nelle canzoni invece più, diciamo, old style, il 2-5 modal interchange, cioè cosa significa? Il secondo grado semiunito, il quinto grado alterato anche, si usa moltissimo, tipo eccolo qua, ora vado a Do maggiore, ma Re semiunito, Sol settima alterato, e sentite questo Do maggiore com'è bello dopo la minaccia di una conclusione in Do minore. Questo è il modal interchange, questo è quello che copre l'80, 90, 95% delle possibilità. Poi ci sono anche delle altre variazioni che vedremo in seguito, ma per ora è assolutamente sufficiente, utile per comprendere il significato espressivo del modal interchange, che impariamo a usare, calcolare sempre, poi suonare e poi ascoltare, e quindi comprenderne la natura espressiva musicale della cosa in questione. Questi 4 accordi: secondo semiunito, quarto minore, quinto settimo alterato e settimo bemolle di dominante. Provateci, calcolateli, ascoltateli e come sempre buon lavoro.